Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, in eterno grazie. Quindi, cosa abbiamo seminato? Cosa stiamo seminando in questa luna nuova? Stiamo seminando consapevolezza per fertilizzare l'immortalità. Sono figlio della terra e del cielo stellato! Bellissimo! Grazie! Per chi non sapesse di cosa sto parlando, ho pubblicato un podcast venerdì, ieri, sulla potente formula magica, una formula psichica utilizzata dagli orfici, grandi sciamani, per conseguire l'immortalità. È una formula psichica potentissima che è giunta a noi per conseguire lo stesso potere, perché l'immortalità ha a che fare con la fossa dell'inconsapevolezza e quindi durante il transito tra un'incarnazione e l'altra, tra un'apparizione e l'altra, diremmo, mantenere vivida la consapevolezza significa non morire, essere immortali, perché quando dimentichi, è quella la morte, quando dimentichi di essere un essere immortale con tante apparizioni, allora non dimentichi più. E quindi so che vi sta facendo degli effetti dirompenti a pronunciarla perché vi apre proprio il cuore. Sono figlio della terra e del cielo stellato, sono figlia della terra e del cielo stellato. Quindi grazie. Quindi seminiamo consapevolezza per fertilizzare l'immortalità. Perché quando diventi immortale, quando scopri di esserlo sempre stato, realizzi i tuoi più grandi obiettivi. Perché la paura della morte è ciò che blocca tutte le realizzazioni, tutti i più grandi obiettivi che abbiamo. La paura della morte è la paura delle paure, che è la matrice stessa di tutte le altre piccole grandi paure che possiamo avere. Quindi noi stiamo andando a fare un lavoro di non potatura, proprio di sradicamento delle più grandi paure, affinché possiamo realizzare tutti i più grandi obiettivi dell'anima. Siamo qua per questo, siamo qua per essere consapevoli. E come vi ho spiegato in quel video, che è il video di Magia Pratica 12, la mente, come diceva il grande Sri Aurobindo, è nata per aiutare. La mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. E con tutte le pratiche di consapevolezza noi facciamo in modo che la mente svanisca già nel piano visibile, cioè già quando siamo nella parte visibile dell'esistenza, quando siamo vivi, per dirlo praticamente, siamo vivi anche dall'altra parte, come state capendo, no? Ecco perché facendo le pratiche il subconscio si addestra a nuove memorie, perché ha le memorie della paura dentro, la paura della morte, perché? Perché ha dimenticato sempre. Ogni volta che si è incarnato ha dimenticato di essere eterno. Ha dimenticato l'anima di essere eterna, cioè tu hai dimenticato di essere eterna. Questa consapevolezza si giunge in vita. È nella vita che appare, cioè nella vita che viviamo quotidianamente, che si fa questo lavoro di consapevolezza. E quindi le pratiche, i mantra, formule psichiche, la meditazione, ballando, cantando, stando fermi, serve tutto alla liberazione finale. La liberazione finale si giunge in un attimo in vita, perché come abbiamo capito vita e morte sono simultanei. Con le pratiche il subconscio si abitua, tu convinci il subconscio e a un certo punto tu non hai più paura di morire, perché non cadi più nella fossa dell'inconsapevolezza in cui la mente ti vuole tenere relegato. Diventi consapevole, grazie alla mente stessa, che ti ha fatto vedere come nel mito di Amore e Psiche. Quindi non mi dilungo più sul podcast. Per tutte le ragazze e i ragazzi che non l'avessero ancora guardato, vi invito a fare il grande saltone col podcast Magia Pratica 12, la formula psichica dell'immortalità. E per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi do un calorosissimo benvenuto nella nostra scuola iniziatica. Seguite le pratiche, le meditazioni per realizzare tutti i vostri più grandi obiettivi. Grazie in eterno per essere insieme a me, grazie perché avete scelto la gioia.
E quindi abbiamo fatto un lavoro straordinario, continuiamo a farlo, i nostri impavidi guerrieri e le impavide guerriere, e continuiamo questo lavoro di meravigliosamente meraviglioso, di apertura, di gioia, di consapevolezza. Allora, vi do soltanto un appunto, ragazze mie, ragazzi, in questa settimana non ho fatto consulenze, anzi forse ne ho fatta una lunedì, non mi sto ricordando, zero. Quindi continuate a mandarmi le mail, io piano piano vi leggerò. Piano piano, ragazze mie, come sempre, perché il lavoro per portare la consapevolezza e la conoscenza è prioritario sul canale, affinché, come vedete, no, state avendo risultati pazzeschi, stupendi, e quindi è quello il mio obiettivo. Poi le consulenze le facciamo anche poco poco, piano piano, poco alla volta, va bene? Sto lavorando per essere un ologramma, per essere sempre più di aiuto e supporto. Stiamo crescendo a dismisura, è meraviglioso tutto questo perché cresce la consapevolezza e quindi la nostra famiglia, il nostro sangha si allarga, ed è stupendo. Sono felicissima che state facendo la pratica dello yoga sciamanico, la sequenza fluida, che state riuscendo a fare quella posizione del delfino che non è... Lo so perché sto ridendo, perché ho letto alcune mail. Perché quella posizione per me era talmente ostica, cioè io stavo malissimo. E poi ci sono giorni in cui riesci e altri giorni in cui è difficile, perché si stanno sbloccando nuove energie, mi spiego? E quindi è bellissimo lavorare sul corpo, coinvolgere il corpo con le pratiche, con i mudra, che sono le posizioni delle mani. Vi ho fatto vedere per adesso soltanto la posizione per entrare nella porta luminosa tra conscio e inconscio, quella con la mano sul pancreas, col pugno sul pancreas, e quella del Kundalini Mudra. Vi ho fatto vedere fino a questo momento. Ve ne inserirò delle altre all'interno delle pratiche. Quindi sto dicendo, coinvolgere il corpo significa è fatta. Se non convinci il corpo, non si va da nessuna parte, perché nel corpo ci sono le memorie cellulari. Le memorie cellulari dell'inconsapevolezza, le memorie cellulari della paura della morte, le memorie cellulari del non avercela fatta, del fatto della mente, insomma, no? Ecco. Quindi grazie, 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 in eterno, grazie. Allora, non mie figlie, sorelle della terra e del cielo stellato e fratelli. Allora, iniziamo per questa settimana in cui seminiamo la consapevolezza per fertilizzare l'umanità, sì, e l'umanità e l'immortalità. Vediamo quali sono gli eventi che in questa settimana con i quali andremo a praticare, a invitare a banchetto, diciamo, che sono entità, spiriti, dal 31 marzo al 6 aprile. Allora, abbiamo 3 varianti. Prima variante, facciamo gli oracoli e poi i tarocchi. Seconda variante e terza variante. Allora, si vede? Sì. Allora, ragazze mie e ragazzi, scegliete una o più di una, lo so che le sentite spesso tutte e tre, scegliete per la prima quella che vi appare di più, proprio sto mangiando le parole, primo, secondo, terzo, fate come sentite. Sotto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, sotto alla timeline ci sono, cioè sotto all'info box c'è la timeline di ogni mazzo, va bene? Tutte le informazioni relative allo studio, alla nostra scuola. Sì, poi ogni tanto quando parlo sopra l'info box, ho fatto troppa posizione del corvo stamattina, sono stata girata con la testa in giù poi mi sfido sempre, no? Cerco di andare sempre più tempo possibile. Quindi la visione è ribaltata, sono come l'appeso, quindi mi sto scambiando le parole. Vabbè. Allora, ogni tanto quando parlo sopra escono delle cose. Come si dice? Escono delle cose quando parlo sopra. Non mi viene, Francesco, non ti viene, lascia stare, tanto hanno capito le ragazze tue. Allora, escono delle cose sopra, va bene, ogni tanto quando parlo, ogni tanto, perché mi devo ricordare di mettere il link si chiama link. Il link quando parlo mi riferisco a un argomento piuttosto che un altro, ogni tanto esce il link, anche sui segni zodiacali, quando mi ricordo di metterlo, ok? Perché tutto quello che faccio non mi ricordo sempre di mettere il link. Vabbè, questo volevo dire, ragazze mie. Tutto poi lo trovate nei podcast, playlist e quant'altro.
Allora, prima variante, seconda variante o terza variante? Vediamo dal 31 marzo al 6 aprile cosa accade. I segni zodiacali li abbiamo pubblicati per il mese di aprile, anche questo volevo dire, con tutto il rito, il rituale della buona riuscita alla fine di ogni segno zodiacale per incanalare la vostra missione animica ed essere nella gioia, superando le vostre paure, le vostre esistenze, i vostri attaccamenti, che sono ciò che ti impedisce di godere. Ok, vai, primo, secondo, terzo. E partiamo dal primo. Allora, vediamo un po' quali sono le energie di questa settimana per te. Le energie per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo. Vai, andiamo. Energie della prima settimana, ragazzi, sto proprio rincoglionita. Cioè, meraviglioso, ma vai, andiamo. Andiamo, vai. Allora, sciogli i nodi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Ok. Amore incondizionato, l'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Bella questa carta, lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Beh, ragazzi miei, c'è un po' di roba questa settimana. Allora, in questa settimana avremo a che fare con delle questioni che hanno a che fare con la necessità di alleggerirci. Alleggerirci. Chi è che ti fa venire i nodi? A parte il vento se avete i capelli lunghi, come me. Anche lì è Mao. Chi è che ti fa venire i nodi? Chi è? Dove stanno i nodi? La mente. La mente. La mente. Sono figlia della terra e del cielo stellato. Ultimo podcast che abbiamo pubblicato venerdì. Chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Quindi questa settimana ti troverai ad avere a che fare con delle questioni da sciogliere per proseguire con leggerezza. Questa carta ti sta dicendo non ti focalizzare tanto su una questione dove stai vedendo un intoppo o un ostacolo. No. Usa il mantra. Ora noi abbiamo pubblicato la nuova formula psichica, però qualsiasi mantra che trovate nel podcast Magia Pratica 11, le formule magiche, c'è formule magiche per ogni occasione. Vi ricordate la bellissima Eleonora Giorgi che ha lasciato il corpo da poco, stupenda, è una delle mie attrici preferite, è stata italiana. Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto che aveva il grimorio, là, il libro delle formule. Ecco, che per ogni formula c'era un incantesimo per ogni formula, cioè, insomma, per ogni situazione un incantesimo. Bene, quel video Magia Pratica 11, le formule magiche, per ogni situazione. Qua dobbiamo sciogliere un nodo, adesso vediamo con i tarocchi di che cosa si tratta. Per proseguire con leggerezza, perché quando stai leggera, puoi avere accesso all'intuizione, alla creatività. C'è una carta bellissima di amore incondizionato in questa settimana. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Ti stanno invitando ad aprirti all'amore. Che cos'è l'amore? Tutto, talmente tutto che è inspiegabile verbalmente con le parole, con la mente razionale. Questa è la settimana in cui, grazie a questa... Se noi vediamo queste carte in sequenza, no? Ti dice che facendo questa cosa sentirai l'amore che vibra in ogni cosa. Ti innamorerai in questa settimana da un fiore che vedi e questo ti genera bellezza interna, da un tramonto, da un'alba, da un albero. Allora ti dice innamorati in questa settimana di ciò che vedi, innamorati della bellezza che ti circonda, perché questo genera in te l'apertura del cuore e avrai la stessa possibilità. Cioè, grazie a questa cosa che fai, sciogliendo i nodi di una situazione, ti sentirai leggera. E l'amore è leggerezza, perché l'amore è bellezza. La bellezza in natura è il segno del sacro, il sacrum facile, tutto evanescente in natura, no? Tutto appare. Un fiore vero è bellissimo perché svanisce, è evanescente. Quindi la bellezza è la manifestazione dell'amore in natura, del sacro.
E quindi quando tu ti connetti con le piccole cose, la bellezza naturale, senti questo amore in questa settimana. Ti dice apriti, vai senza riserve. Perché la vita in questa settimana ti metterà davanti delle immagini che favoriranno questa apertura per te di cuore. E poi c'è una bellissima carta, lasciati sorprendere. Apriti al nuovo e non dare niente per scontato. È una settimana in cui è necessario che tu non dia niente per scontato. La vita non è mai scontata. Magari tu ti svegli la mattina e dici, ah, oggi sarà un'altra giornata, così farò questo, farò quest'altro, poi magari succede un terremoto. O poi magari piove. Magari c'è il sole, a un certo punto piove. Allora ti dice, non dare niente per scontato, vivi attimo dopo attimo, dopo attimo, dopo attimo, con una profonda attenzione. Cioè tipo, stai bevendo, bevi. Stai mangiando, mangia, non pensare ad altro. Lasciati sorprendere. Stando nell'attimo presente, tu stando nell'attimo presente, la vita ti sorprenderà in questa settimana. Questo significa aprirti al nuovo. Non fare che la mente ti piglia, no? Ok? E quindi, anche se stai sul posto di lavoro è sempre lo stesso, no? Dice, è sempre lo stesso. Osserva sul posto di lavoro, metti l'attenzione su degli oggetti, su delle persone. Lasciati sorprendere. Non dare giudizi alle cose o alle persone, lasciati sorprendere. Con una buona dose psichica di mantra, perché il mantra ti sposta sulla sorpresa, ok? Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Vediamo. Allora, mettiamoci. Anzi, prima dei tarocchi, voglio usare queste, gli Osho Zen. Vogliamo a livello emozionale, come stiamo viaggiando in questa settimana. La guida, segui la guida interiore, ragazze mie, il maestro. Questo è il maestro interiore, la guida, la guida. Guarda, qua c'è una figura di una donna un po' più di spalle che si sta voltando. Qua c'è la sua guida, come se avesse un po' timore a seguirla. Segui il maestro interiore, la tua intuizione è il maestro interiore, ok? Ok. Poi nessuna cosa, questa è una carta bellissima corrispondente al Papa degli Osho Zen. Seguendo la guida interiore tu puoi creare da zero, puoi creare come dal nulla, va bene? Seguendo la guida interiore puoi creare dal nulla, d'accordo? La guida interiore, ok. E dalla guida interiore nasce l'amore incondizionato. Ancora? Wow, l'innocenza, bellissimo, questo è il sole. È una settimana bellissima per te questa. Sai perché? Perché nonostante un po' di remore della mente che non vuole seguire il maestro interiore o la guida, tu realizzi, questo è il sole dei tarocchi, bellissimo, realizzi la saggezza di quest'uomo qui. Allora qua c'è felicità per qualcosa che accade in questa settimana, ti lascerai sorprendere dalla vita rispetto a una situazione che credevi sempre uguale, va bene? Riscrivendo la storia. Vedo felicità in questa settimana rispetto a come se ribaltassi una situazione. Ti lascerai stupire da te stessa, da te stesso. Vediamo di che si tratta. Mettiamo i tarocchi. O vediamo di quante cose si trattano, insomma, ci possono essere vari aspetti, no? Vediamo un po'. Vediamo cosa accade in questa settimana. Cosa accade in questa settimana? Vediamo. 7 di coppe, ci possono essere diversi progetti o essere un po' confusa per che scelta fare, momento di scelte, no? Momento di scelte. La forza.
Qua troverai il coraggio di fare una scelta che non avresti fatto in questa settimana, non so in che ambito, però che ti dà l'amore incondizionato, perché il Papa qua mi parla di decisioni che prendi, decisioni che avrai il coraggio, la forza di prendere, e questo ti porterà ad aprirti a qualcosa di nuovo. Cos'altro capita in questa settimana? 9 di coppe, una grande felicità in questa settimana succede. 9 di coppe è la realizzazione di un desiderio, appagamento emotivo. Qua c'è la coccinella che indica la buona fortuna per te. Ti vedo celebrare o festeggiare con gli amici o con i parenti, o essere felice. Siccome qua abbiamo un albero e qua abbiamo la parentela, no? A cosa si conduce anche questa carta? Al fatto che realizzi qualcosa che i tuoi antenati, l'albero sono le radici, che i tuoi antenati ti hanno sostenuto a fare. E questo c'è il sole, una grande allegria, e lasciati sorprendere, e ci sarà qualcosa di nuovo che avrai grazie al fatto che non darai le cose per scontate. Qua ci sono delle decisioni che devi prendere in questa settimana col 7 di coppe, che riguardano anche il lavoro, possono essere questo 3, la guida, e il 3 di denari. E possono esserci delle collaborazioni da fare, o faccio questo, non faccio quest'altro, ho diversi progetti, o che decisione devo prendere. Qua tu seguirai la guida interiore, magari lasciandoti aiutare da qualche mantra inerente a qualche situazione specifica tua, no? Qua proseguirai con leggerezza, infatti alla parola leggerezza c'è una ragazza leggera che sale sull'aquilone. Mi spiego? Prendendo delle decisioni importanti in questa settimana, su vari ambiti, sì. Ok, fammi mettere un'altra carta, non so, ho messo così. Nello specifico su carta carta queste decisioni del 7 di coppe. Anzi, spieghiamocele con gli altri tarocchi. Sul 7 di coppe, sulla prima fila, oracoli e tarocchi. Due di bastoni, anche qui scelta. 4 di coppe. La torre. Sai che fai in questa settimana? Scarti ciò che non ti piace più. Scarti ciò che non ti piace più, e ci può essere un cambio inevitabile. Stai pensando di fare la scelta giusta, cioè una situazione che scarti e che rompi. Non so che cos'è. Però questo ti dà la possibilità di sciogliere dei nodi seguendo la guida interiore, ti dice di rompere una situazione, o sul profilo lavorativo, di fare un cambio inevitabile, oppure ci può essere un cambio inevitabile nel lavoro che ti porta a fare una scelta. Inizialmente ti può portare a essere un po' confusa, un po' confuso, ma poi avrai il coraggio di prendere delle decisioni che ti portano molta felicità in questa settimana, d'accordo? Vediamo sulla forza. Sulla forza. 9 di bastoni, resilienza, il mondo, apertura di una nuova tappa, 5 di spade. Avrai la forza di andare oltre le tue... Mi sta venendo pippe mentali, non si può dire, in televisione non si può dire. Avete capito? Paturnie mentali. Allora, qua tu prendi delle decisioni con coraggio di superare la tua mente e fare una scelta decisiva in qualche cosa, per scrivere una nuova storia. No, nessuna cosa, la bagna vuota, scrivi tu. Puoi scrivere soltanto se hai il coraggio di superare la mente. Allora, qua mi dicono di resilienza, 9 di bastoni, nuova tappa, il mondo, 5 di spade. Possono essere anche delle comunicazioni che arrivano o che non stanno arrivando, che ti tengono un po' sulle spine. Superi questo facendo delle azioni, non so di che si tratta, decisive. Farai delle azioni decisive. Tali azioni decisive hanno a che fare con l'amore, con la bellezza, con il darti a qualcosa al di là della tua mente. Può essere un progetto, può essere una persona, d'accordo? Ok, vediamo sul 9 di coppe. 9 di coppe. 3 di spade. L'appeso. Ulala, 10 di denari. Il 3 di spade mi parla di una sofferenza, o di una situazione difficile, o di una situazione legata alla famiglia, una situazione molto sofferta legata alla famiglia di origine. Abbiamo parlato dell'albero, è uscito il 10 di denari. Fatto sta che qua mi parla della realizzazione di un desiderio di felicità, e ti lascerai sorprendere o da qualche membro della famiglia, o da qualcosa che accade in famiglia, o da qualcosa che è relativo al tuo benessere personale, che
su cui hai lavorato grazie a dei dolori provenienti dalla famiglia. E qua mi parla di 10 denari, una perfetta stabilità. Può essere anche la realizzazione di un progetto lavorativo che stavi aspettando, che era appeso lì, o qualcosa che riguarda il tuo benessere personale, va bene? Che è legato alla famiglia e alla stabilità. Ti lascerai sorprendere, non darai le cose per scontate, magari qua no, non dare niente per scontato, qua magari hai sofferto in qualche ambito, questo ha generato un fermo o la necessità di cambiare prospettiva rispetto a questa sofferenza, includere il dolore quale forza anziché diminuzio. E qua arriva un 10 denari bellissimo che mi parla della realizzazione di qualcosa che ti dà maggiore stabilità, un desiderio, un appagamento. Il sole, ricordiamo l'innocenza. Qua a livello più alto è come se trasmutassi in questa settimana e ti lasciassi sorprendere un dolore familiare o legato alla tua stabilità. Ok? Ecco perché c'è il 9 di coppe. È una stesa molto bella, ragazzi miei, molto positiva, come se fosse una sorta di grande eroe, no? Ok. Voglio vedere adesso sull'amore cosa mi raccontano. Mettiamoci queste, lasciando queste qui. Cosa mi raccontate sull'amore? Vediamo un po' in questa settimana. Mettiamoci le carte qua, queste qua dell'amore. Tenendo fede sempre a queste carte principali, anche a quelle. Cosa mi raccontate sull'amore in questa settimana? È sicuro amare per te. Apri il tuo cuore di nuovo, apri il tuo cuore, apriti senza riserve. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Questa è la carta che io attribuisco soprattutto al fatto che stiamo recuperando le energie. Stiamo recuperando energie. È sicuro amare per te, che vuol dire è sicuro per te amare, come se avessi un po' di come non posso più amare, ho sofferto tanto. No, attenzione, tu stai già amando, ok? È la mente che ti impedisce di vedere l'amore vero cos'è, che è l'inclusione. Vediamo un po' cos'altro in questa settimana. Fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Poi separazione, c'è un momento di separazione con qualcuno, o qualcuno si sta separando, o tu o qualcun altro si sta separando, qua c'è un momento di separazione con qualcuno. Relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato, state avendo una separazione con una persona che ci può essere in questa settimana, oppure ci può essere stata la separazione con qualcuno. Tu ritrovi la gioia in questa settimana grazie all'elaborazione di un dolore che ti ha portato a includere il dolore, mi spiego? Fai uno sforzo, cioè continua a credere nell'amore, non è una questione, l'amore non devi credere nell'amore, perché la fede ha inizio quando le credenze finiscono, devi avere fede. La fede non ha niente a che fare con le credenze. Cioè, ti dicono quello che ti è successo nella vita a livello relazionale è stato previsto dalla tua anima affinché tu potessi sciogliere le paure, le resistenze, gli attaccamenti che ti separano dal vero amore. Come ti ho spiegato bene nel video Magia Pratica 12, la formula magica, dove ti racconto la storia di amore e psiche, del perché nasce la mente, di che cos'è veramente amore. Tutte le emozioni che vivi sono il richiamo di amore per darti a lui. Ok? Quindi nella realtà fattiva qua mi dicono che c'è una situazione di separazione con qualcuno per alcuni di voi. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi questi altri sull'amore, dove stanno? Questi, eccoli. Sull'amore, in questa settimana cosa accade in amore? Due di bastoni,
State aspettando qua qualcuno, state osservando qualcuno, qualcuno è a distanza, vi osserva, oppure state aspettando, vediamo cos'altro. 9 di bastoni, ci sono un po' di limiti. 4 di spade, c'è silenzio con qualcuno, c'è fermo in amore, o qualcuno che è a distanza. Qua mi dicono che in questa settimana è come se, per farmi vedere il fondo mazzo, 7 denari, c'è una certa attesa prima di andare incontro all'amore di coppia. Sì, c'è una certa attesa in questa settimana prima di andare incontro all'amore di coppia. C'è una pausa, o c'è distanza, o non c'è proprio ancora nessuno. Però cosa mi dice qua? Che c'è un amore del 9 di coppe. C'è un amor proprio che giunge per te in questa settimana. Ti lascerai sorprendere dall'amore che ti circonda grazie al lavoro spirituale che stai facendo sulla relazione di coppia. No, non vedo nessun nuovo inizio in questa settimana con qualcuno, piuttosto vedo un inizio con il tuo amor proprio che poi genera anche la relazione con l'altro. Vediamo carta positiva per te in amore in questa settimana. Re di spade, carta positiva. Allora, qua il re di spade, se sei un uomo, qua avrai le idee chiare. Le idee chiare e il tuo intelletto sarà guidato dal cuore. Il tuo intelletto sarà guidato dal cuore. Se sei, per esempio, se sei una donna, qua hai e ti piacciono gli uomini, qua avrai una persona che lotterà per te, idee chiare, anche strategiche nel senso giuste. Se sei uomo e ti piacciono gli uomini, qua avrai una persona con le idee chiare che giungerà a te, però non vedo in questa settimana questo incontro. Non è in questa settimana perché mi mettono come ultima carta separazione. Infatti qua abbiamo il 7 di coppe. Se devi scegliere tra qualcuno avrai le idee chiare, ok? La tua confusione si dipanerà, non ci sarà più. E anche rispetto a una persona non ci sarà più confusione. Invece, se sei più concentrato sull'aspetto lavorativo o pratico della vita e anche l'amore, avrai le idee chiare su come fare le scelte giuste in ogni ambito. Vediamo cosa viene dopo il 4 di spade. E il 3 di coppe, chiarissimo. Qua vedo riconciliazione, abbracci, celebrazione, assolutamente sì, l'incontro anche con una persona nuova e ti ho detto qua una persona che ha le idee chiare, una persona che ti prende da un punto di vista anche intellettuale oltre che emotivo, è una persona molto intelligente, vedo assolutamente riconciliazione subito dopo. Come vedete qua non ci sono arcani maggiori, cosa vuol dire sulla stesa dell'amore? Che sono piccole cose quotidiane, ok? Piccole cose che non c'è sono cose pratiche che si risolvono quotidianamente, quindi non c'è nessun tipo di attesa biblica, le attese bibliche. No, sono cose molto veloci. Sono cose molto veloci. Sì, il giudizio all'improvviso, qua c'è la rinascita improvvisa, il primo arcano maggiore sulla stesa dell'amore. Il giudizio, il 3 di bastoni. State aspettando questa decisione, o state aspettando qualcuno, alcune di voi. Subito dopo, può darsi pure entro la fine di questa settimana, perché qua pure vi 10 denari, insomma, va bene? Ok, mettiamo adesso i miei oracoli relay che non lasciano proprio spazio al dubbio rispetto a questa stesa sull'amore, eccoli qua. Allora, questo re di spade, da cosa è mossa la sua motivazione nei tuoi confronti, anche se è una donna? E qua anche se sei donna, per esempio, e ti piacciono le donne, il re di spade qui ha a che fare sia con la tua stessa energia che con l'energia dell'altra persona. Idee chiare, lucide e soprattutto parlare chiaro, con un buon equilibrio emozionale anche, d'accordo? Ok, non so se l'avevo detto prima. Vediamo. Allora, da che emozione sono mosse le motivazioni del re di spade?
Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami, addirittura. Qua c'è una persona che ha molta consapevolezza che può essere scappata o no contact, o può esserci un po' di fermo, può essere un po' di situazioni un po' particolari. Sì, che sono scappato, c'è la separazione, perdonami, no? È come se ti dicesse, infatti c'è il 3 di coppe, perdonami, richiesta di scuse, oppure può essere una persona nuova che può essere scappata sempre da ciò che non sentiva di poter gestire. Cos'altro? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. A Cipicchia me lo confermano con separazione, scappo. Per molti di voi c'è una persona che si è allontanata e ha capito di essere innamorata o innamorato di te. O può succedere in questa settimana che ci sarà una separazione propedeutica, funzionale all'innamoramento di questa persona. Ok, cos'altro? Ti sogno ogni notte. Nel momento della separazione questa persona ti sogna ogni notte o ti sognerà ogni notte o ti ha sognato ogni notte. Che vuol dire il sogno? Il sogno è quando la mente razionale si acquieta e il subconscio prende il sopravvento, no? Per dirlo un po' più spicciola. Quindi è come se chi si è allontanato, in questo caso, la parte più profonda lavora dentro questa persona affinché possa poi realizzare questo 3 di coppe dopo questa separazione, ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 31 marzo al 6 di aprile. Allora, vediamo cosa ci dicono gli oracoli prima di tutto. Vediamo dal 31 marzo al 6 aprile. Allora, ne mettiamo 3. 1, 2 e 3. Allora, partiamo, vediamo quali sono le energie di questa settimana. La benedizione, bellissimo, c'è una benedizione per te in corso. Aiuto e protezione da energie negative, lavora per portare armonia in famiglia, apriti alla conoscenza del mondo vegetale addirittura, talento nell'agricoltura e nella medicina naturale, addirittura erboriste, sciamane, maghe, erboristi, sciamani. Allora, prima di tutto questa carta mi sta dicendo che ci sarà una grande benedizione per te, saprai riconoscere anche intuitivamente, per chi magari non ha fatto un corso professionale, le erbe, accederete alla vostra intuizione. Io mi ricordo che quando abitavo in Australia, a Sydney, ero in Mittagong, molti di voi che hanno letto il mio primo libro lo sanno, e quando stavo nei boschi australiani mi lasciavo guidare dall'intuito per trovare delle piantine che poi le utilizzavo come medicinali, alcune per lavarsi i denti, insomma facevo tutte queste prove proprio perché volevo sviluppare l'intuito, l'intuizione, no? Quindi mi dicono che molte di voi avrete questa sorta di intuizione, questa sorta di intuizione di vedere al di là del visibile e trovare nell'invisibile la cura per il visibile. Ok, vediamo cos'altro poi vi dico. Rettitudine, otterrai giustizia, l'angelo giunge a te per soccorrerti dalle avversità, sviluppa la fede nel tuo successo. Questo è come se fosse uscita la giustizia, avrai giustizia in qualche ambito. Otterrai giustizia in qualche ambito. Vediamo cos'altro. La spiritualità, il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto, cercherai di armonizzare lo spirito con la materia, otterrai ricchezza spirituale. Allora, questa è una settimana di grande rivelazione per te con questa sequenza di carte.
Allora, primariamente come messaggio unico è una settimana di grande rivelazione perché riceverai le prove di una certa benedizione nella tua vita a livello fattivo. Se mai ce ne fosse bisogno, perché per chi ha fede le prove non esistono, no? Cioè non ne ha bisogno di prove per chi ha fede. Quindi ci sarà una sorta le tue pratiche spirituali, i mantra, le pratiche che stai facendo, no, insieme a noi, ti apriranno la strada per una giustizia nella materia in questa settimana. Questo è il senso di questa stesura. Cioè, grazie alle pratiche spirituali che stai facendo, otterrai giustizia nella materia in qualche ambito da te richiesto, in qualche ambito specifico. Ok? Avrai una grande ricchezza spirituale, che vuol dire sapere a memoria, per esempio, determinati mantra ti aiuta a sciogliere delle situazioni e a cambiare il risultato delle situazioni avverse, a godere di una situazione avversa perché è un risultato migliore, diverso. Ok, vediamo un po' con gli Osho Zen adesso, poi mettiamo i tarocchi, il percorso spirituale per te in questo momento. Alcuni di voi che state facendo tutte le pratiche, le meditazioni, no, della nostra scuola, sviluppano certi poteri, questo mi dice anche questa stesa, soprattutto dalla prima carta. State accedendo, soprattutto chi sta facendo la pratica dello yoga sciamanico e del video della sequenza fluida dello yoga sciamanico e praticate il Kundalini Mudra, quello che vi ho fatto vedere lì, si aprono dei poteri per voi in questa settimana. Magari lo state facendo già da qualche giorno, si aprono delle conoscenze che pensavate di non avere, dei poteri spirituali che andrete a manifestare nella materia, anche per portare armonia in famiglia. Ok? Dei talenti, vedo, dei talenti in particolare qua. Come vedete questi sono i risultati, cioè che poi arrivano sempre. Allora, vediamo il cammino spirituale. Rimandare. Ok, la guida. C'erano alcuni talenti tuoi, se stai facendo le pratiche, i mudra, le formule magiche, c'erano alcuni talenti che stavi rimandando. Magari stavi un po', come dire, rimandando di acquisire quei talenti che erano già in ombra dentro di te, però seguirai la guida interiore. La guida interiore ti porta a sviluppare questi talenti in questa settimana, nella materia, anche nel lavoro, mi dicono, e otterrai giustizia nel lavoro in delle situazioni di accordi, tra i denari, mettersi d'accordo. E anche situazioni rimandate a livello lavorativo o di accordi lavorativi vengono fatte in questa settimana. Cos'altro? La solitudine, questa cosa richiede la via spirituale, ragazzi miei ragazzi, richiede una profonda solitudine. Quella solitudine che per i più, da cui i più scappano, per il maestro spirituale diventa beatitudine. E in questo caso mi dice che con la solitudine, questo è l'eremita, il grande saggio che guarda al suo passato traendone il migliore insegnamento, no? Noi stiamo pacificando l'immagine del nostro passato grazie alle pratiche spirituali e di conseguenza otterrai una grande ricchezza spirituale. Quindi questa stesa mi sta parlando del fatto che grazie a un ritirarsi in te, dentro di te, essere energia introspettiva, tu stai acquisendo doti, capacità e talenti che vedrai realizzarsi nella materia. Alcuni di voi la vedono realizzata in questa settimana, altri a seconda del livello di coscienza spirituale stanno accordandosi con la propria solitudine, con la dea della solitudine, che è praticamente invisibile, con l'invisibilità. Dall'invisibile tu stai acquisendo i poteri. Va bene? E avrai una sorta di rivelazione nei prossimi giorni, rivelazione. Ok? Quindi questo è il percorso spirituale. Hai rimandato spesso di seguire la guida interiore e sai che ti devi isolare per poterci parlare, non stare troppo a contatto con la gente. Nel senso, quando si fa un cammino spirituale, soprattutto chi è all'inizio, comunque sia chi è in una condizione in cui ha bisogno di vedere molte persone, ha bisogno di uscire, ha bisogno di fare, è un certo tipo di percorso, ma siccome le persone e il mondo circostanti sono tutte proiezioni tue, per elaborare tali proiezioni è necessaria una certa dose di solitudine. Mi spiego che per i più, da cui i più scappano e i meno invece la chiamano beatitudine.
Ecco, in questi giorni la carta della solitudine mi è capitata, dell'eremita, su questa carta, il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto. Cercherai di armonizzare lo spirito con la materia, otterrai ricchezza spirituale. E quindi è proprio la saggezza dell'eremita, no? Che introiettando la propria visione cerca di equilibrare spirito e materia. Ok, vediamo con i tarocchi adesso cosa ci raccontano. Vediamo. Tu stai prendendo? Sì. Vediamo. Questa settimana cosa accade in questa settimana? Vediamo. La morte, cambiamento, c'è un cambio. La temperanza, una guarigione e comunicazioni. La luna, 3 arcani maggiori. Allora, 3 arcani maggiori, 8 di coppe. 3 arcani maggiori di una potenza non indifferente. Allora, questa è la settimana in cui si sta elaborando una trasformazione interiore potente per te, che ha a che fare con le tue profondità. Queste profondità, la luna nell'eremita, è come se stai portando guarigione dentro di te. Ma dove sta il goal di questa guarigione? Me lo dicono chiaramente le carte. Il goal di questa guarigione sta nel non avere paura delle tue profondità, perché lì c'è la ricchezza spirituale che ti dà l'abbondanza nella materia. Quindi sono arcani maggiori di molta portata. Al centro stesso abbiamo la temperanza che mi parla della guarigione interna tra la fine del conosciuto, l'inizio dello sconosciuto che può far paura. La luna, le profondità della luna, del femminile. Quindi se dovessi parlare innanzitutto da una prospettiva più ampia e più alta, abbiamo questa la settimana in cui c'è la guarigione tua interna di situazioni che hai rimandato ogni tanto, hai rimandato alcune cose da guarire dentro di te che avevano a che fare con le tue profondità. Che cos'è che ti fa più paura? Che cos'è che ti fa più paura? In questo momento della tua vita, se dovessi pensare a che cos'è che ti fa più paura? Che le situazioni esterne ti rimandano. Che cos'è che ti fa più paura? Bene, allora abbraccia questa paura grazie alla spiritualità, perché la paura non è altro che un'emozione. Il dio Panna, anche un attacco di panico, paura su qualcosa, la paura della morte, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 12. La paura della morte ti impedisce di avere accesso a delle qualità e di realizzare i tuoi più grandi obiettivi. Di conseguenza questa è la settimana in cui mi finisce questa parte della stesa con la necessità di integrare, abbracciare questa paura. Formula pentacolare sulle immagini che ti fanno paura. Ti benedico, ti amo, ti perdono, ti ringrazio, fede in te. Va bene? Questo come si traduce nella realtà fattiva? Si traduce con il fatto che ci possono essere alla fine di questa settimana delle situazioni che ti portano un po' a isolarti e ti fanno pensare a delle cose. Quelle cose hanno a che fare con alcune situazioni che ti fanno un po' paura. Abbraccia questa paura e vai verso quel cammino spirituale che è benedetto, ottenendo ricchezza spirituale, quindi anche materiale. Allora, vedo in questa settimana un cambio, delle trasformazioni. Adesso andiamo a mettere gli altri tarocchi per vedere di cosa mi stanno parlando. Dove stanno quelli? Eccoli. Allora, andiamo a vedere carta a carta, a livello generale, sulla morte, questo cambio, questa trasformazione. Sulla morte. Tre di coppe.
l'eremita di nuovo, paggio di spade. C'è una situazione di amicizia o una situazione che ti sta facendo pensare, o c'è stato un silenzio, un cambio con qualcuno, una situazione di amicizia mi dicono qui, di persone che conosci del tuo intorno, un isolamento da te rispetto a queste persone, magari non ti fidi tanto di una persona del tuo circolo e non ti stai parlando, o c'è un cambio qui. Ho la necessità di fare introspezione per valutare una determinata persona all'interno del tuo cerchio di amicizie o del tuo cerchio, insomma. Mm. C'è una benedizione per quanto riguarda questa situazione. 4 di spade, 4 di spade. Qua è come se non ti fossi fidata, non ti fidi di qualcuno in amicizia e c'è un fermo. 3 di coppe mi parla di amicizia, ok? Di amicizia o di persone che stanno intorno a te. E necessità, o qualcuno si è isolata o tu ti sei isolato, la necessità di vedere di chi ti puoi fidare, c'è un po' di mancanza di fiducia. Vediamo sulla temperanza. Il matto, il giudizio, una telefonata ricevi qua. 5 di coppe, ricevi una telefonata da parte di qualcuno per fare pace. Credo che abbia a che fare con questa persona. Allora, per alcuni di voi qua c'è una persona che si lancia chiamandoti con il giudizio. Una cosa improvvisa. Una cosa improvvisa. Il 5 di coppe mi sta parlando di una persona molto pentita, di una persona che porta in sé tristezza. Si dà conto di averti fatto qualcosa di sbagliato e fa questo rischio nei tuoi confronti. Che cosa diceva questa carta? Otterrai giustizia, vedi? L'angelo giunge per soccorrerti dalle avversità, sviluppa la fede nel tuo successo. Quindi qua c'è qualcuno che chiama per fare pace, per portare equilibrio, comunicazioni. E il 5 di coppe mi parla di una situazione di tristezza qui. L'asso di coppe mi parla di una felicità raggiunta, può essere chiunque. Ok, vediamo la luna. La luna, di cosa ci racconta la luna? La giustizia, di nuovo. 6 di bastoni. 5 di spade. Mi parla di una situazione che vuoi conseguire, che vuoi avere sotto controllo, cause legali o situazioni che mi parlano di giustizia, una situazione da cui ne vuoi uscire vittoriosa, ti dicono. Questa situazione mi parla di cause legali, situazioni che non sono andate bene, da cui vuoi uscirne vincente, mi può parlare di qualsiasi cosa, cose che ti angosciano, che ti possono fare angosciare, questo ti può creare un po' di tensione. Ti dicono abbi fede nelle pratiche spirituali, se questo non è il momento in questa settimana, per alcuni di voi non è il momento di risolvere alcune cose nella materia, mi dicono. Alcune si risolvono, altre invece non è subito in questa settimana, ci sono delle situazioni di mancanza di equilibrio, di giustizia che non si risolvono in questa settimana e ti dicono grazie a queste situazioni vai nelle tue profondità, fai il lavoro spirituale perché si risolvono grazie al lavoro spirituale, mantra, formule psichiche, che mi spiego. Cavallo di bastoni si risolvono. Cosa viene dopo il 5 di spade? Il re di coppe. Sì, cosa viene dopo il 5 di spade e il re di coppe? Mi parla qui di una persona che ti aiuta, di una persona che ti aiuta ad avere questo successo, di una persona l'otto ai denari, impossibile sul piano lavorativo, che ti dà ottimi consigli su come conseguire questo successo. Connettiti con le tue qualità interiori perché queste specchieranno all'esterno una persona che ti aiuta, che ti guida. Vediamo questa giustizia. L'appeso, situazioni che sono ferme e per cui vuoi ottenere giustizia. Sì, allora, situazioni per cui sono ferme e che vuoi ottenere giustizia, sei di spade, vuoi stare tranquillo e tranquillo, si risolvono, siccome tutte le cose che ci succedono sono immagini, proiezioni dell'anima affinché noi sciogliamo paure, resistenze e attaccamenti, come li risolvi? Cambiando prospettiva. Come si cambia prospettiva? Scendendo nelle profondità e pacificando con la formula pentacolare e tutti gli altri mantra che trovate nel video Magia Pratica 11 per andare incontro alla risoluzione.
Questa carta ti dice: il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto, cercherai di armonizzare lo spirito con la materia, otterrai ricchezza spirituale. Ricchezza spirituale è anche il simbolo del re di coppe. Il re di coppie, che tu sia uomo o donna non importa, è il segno dell'intuizione, colui che sa le proprie emozioni, le tiene per sé e le lavora all'interno di sé per farsi avere intuizioni. Il re di coppe è colui che segue l'intuizione, come la regina di coppe, che fa fluire le proprie emozioni affidandosi alla fede nelle pratiche spirituali o nella preghiera che fa, insomma, mi spiego. Quindi alcune situazioni legali, burocratiche, situazioni che vuoi avere sotto controllo, che mi parlano magari di rancori, di situazioni che danno ansia, sono un po' bloccate. Potranno rimanerlo ancora in questa settimana, alcune. Ti dicono: questo è il lavoro da fare affinché tu possa sbloccarle egregiamente, d'accordo? Ok. Vediamo adesso sull'amore, ce le mettiamo qua sopra stesso. Vediamo l'amore, cosa mi raccontano inizialmente questi. Amore in questa settimana. Giocosità. Bambini. Vale la pena di aspettare. Mi dicono che c'è un bel fermento amoroso per te. Ci possono essere questioni riguardanti i bambini che possono influenzare, o i figli di qualcuno che possono influenzare un po' la situazione con una persona. Però al di là dei figli o meno, i bambini con la giocosità, mi dice, questi giorni è il momento per te di alimentare un po' quella gioia interna, perché sei molto benedetta, avrai giustizia o giustizia, quindi c'è una certa giocosità, una cosa, cioè queste carte mi stanno dicendo la necessità di alleggerirti un po' in questi giorni. Ci sono anche i mantra per la leggerezza, tipo bole bole tum tum, dum dum rai ai, no? Tanto lo so che tantissime di voi lo fanno, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, per stimolare anche l'energia kundalinica con il ballo, la meditazione ballando, no? E qua ti dicono di alleggerirti un po', di toccare la tua bambina interiore, il tuo bambino interiore, di far fluire le emozioni e di ballare con le emozioni, proprio come vi ho detto anche la settimana scorsa, quando noi abbiamo il secondo chakra bloccato, e il secondo chakra sono le emozioni del bambino interiore. Il secondo chakra bloccato vuol dire giudicare le nostre emozioni, ve l'ho spiegato nel video sulla Kundalini. Quindi senti le emozioni e balla con le tue emozioni, perché vale la pena di aspettare. Qua c'è il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Magari in questa settimana non è il top della coppia, ma è il top dell'amore con la tua bambina o bambino interiore. Ok? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito all'amore per te in questi giorni. Mettiamoci questa. Anzi, questa. Amore per te in questi giorni. Abbiamo 5 di coppe qua, stiamo elaborando, la temperanza di nuovo. Il 9 di bastoni, guarda, la guarigione è in atto, però bisogna aspettare un pochino, c'è il 9 di bastoni. Allora, qua non so se stai aspettando qualcuno, qua vedo una certa tristezza, un certo abbandono. La temperanza mi parla che questo abbandono è funzionale affinché tu possa guarire gli aspetti della bambina interiore grazie alla pratica spirituale, ricordiamo che è uscita qui. Vale la pena aspettare, c'è un po' da attendere col 9 di bastoni. Resilienza sull'amore, sia che tu stia cercando un amore nuovo, sia che ci sia già una persona, perché l'energia della temperanza, delle comunicazioni c'è già con questa persona. Si sta lavorando per mettere in equilibrio le parti dentro di te. E qua abbiamo il 9 di bastoni, mi sta dicendo che, scusami, il 6 di bastoni mi parla di una grande vittoria, una grande vincita che avrai nell'amore, ma soprattutto, per esempio, se stai sola e solo in questi giorni, non vedo nuovi amori in questa settimana, posso vedere persone nuove con le quali parli, però stai un po' sull'attenti, un po' di resistenza, va bene? Quindi questa è la settimana in cui è necessario giocare con la bambina interiore, il bambino, ballare un po', va bene? Perché c'è un po' di attesa per l'amore di coppia qui. Fammi vedere ancora sul 9 di bastoni, dopo il 9 di bastoni,
3 di spade, si sta elaborando una chiusura con qualcuno, 9 di bastoni, però poi arriva un chiarimento o l'inizio di una nuova relazione a partire da una comunicazione, l'asso di spade. Quindi stiamo o noi un po' più ritirato o c'è qualcuno che sta un po' più ritirato perché ha sofferto e quindi prima di aprirsi aspetta un po', vedi? Prima di aprirsi aspetta un po' il 4 di denari. Questo vale sia che tu abbia già una persona con la quale c'è stata questa situazione che ti ho detto, sia che sei single. Se sei single, qua vedo in questa settimana non vedo nuovi amori, o se vedo una persona nuova con la quale comunichi con questa temperanza, però metti un po' le distanze, perché è come se stessi recuperando te stessa, elaborando un dolore del passato. Qual è il segreto dell'elaborazione? Sentire le emozioni e giocare con la propria bambina interiore, va bene? Fammi vedere su quest'asso di spade. Sì, cavaliere di spade, qualcuno passa all'attacco. Qualcuno passa all'attacco, può essere alla fine di questa settimana o già in questa settimana oppure i giorni successivi. Qualcuno ti parla, passa all'attacco, va alla conquista, asso di spade, cavaliere di spade e cavaliere di coppe. C'è qualcuno che ti chiede di uscire, una persona che passa all'attacco, che vuole a tutti i costi, questo è il senso, ok? Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, qual è l'energia di questa persona qui con questo re di coppe, Re di coppe, ho alzato l'imperatore comunque. Cavaliere di coppe, o tu lo stai aspettando, vedi? Sì, stai aspettando questa persona, chiunque questa persona sia. Allora, vediamo con questo cavaliere di coppe e cavaliere di spade, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Cosa muove l'intenzionalità di questa persona nei tuoi confronti? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Eccolo, è uscita da sola. Caspita, così, sto pensando di regalarti un anello. Ecco perché va all'attacco questo comunque. Sto pensando di regalarti un anello, magari sta nella coppa, sta qua dentro così. Attenzione ragazzi, in caso vi affogate vedete se c'è dentro qualche cosa. Sto pensando di regalarti un anello, vediamo cos'altro. Ah, però, te l'ho detto che passa all'attacco. Ti amo, ti amo, ti amo. Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Per cui di voi c'è il pentimento di qualcuno. Va bene, 3 di spade, quindi è mosso da questa energia del 3 di spade. Peraltro invece è una persona nuova, una persona completamente nuova. Anche se per molte di voi che state guardando questo perdonami, 5 di coppe, 3 di spade, fatto ripetuto più volte con questa luna, e la luna è anche la carta del passato, no? È una persona che conoscete già, però ovviamente siamo a migliaia, quindi vale la pena di aspettare, al di là che sia una persona che già conosce o meno, anche se ripeto non ho visto nuove conoscenze qui, paggi, va bene? Però tutto può essere. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io direi di concludere qui per questa stesa. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di tarocchi o anche il terzo mazzo di oracoli, scusami. Andiamo a vedere questa settimana dal 31 marzo al 6 aprile cosa accadrà, quali sono gli eventi. Ok, allora. Vediamo. Gli eventi in questa settimana, quali sono le energie con le quali ti confronterai? Gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, demones, quali sono? Ok, mettiamone 3. 1, 2 e 3. E andiamo, partiamo. Allora, vediamo. Ah già, così. Ah, felice, felice, io chiuderei il video qui. Anzi,
un quarto d'ora su questo video, su questa carta così in silenzio e poi passo qua un po' di suspense, no? Pathos, l'anima si nutre di pathos, di emozione. Ci sarà una grande felicità per te in questa settimana. Felice, felice, ti vedo felice come una Pasqua, appunto stiamo andando verso Pasqua, abbiamo l'ovetto qua con la chiave, qua c'è la chiave, qua c'è una chiave di qualcosa, la chiave di qualcosa in questa settimana, felice, ok, vediamo cos'altro. Qui ed ora, proprio in questa settimana starai nel qui ed ora, vedete, io, cioè, vi faccio un applauso perché la nostra famiglia che lavora tutti i giorni per conseguire la libertà, l'immortalità, la gioia, nel qui ed ora. La gioia vera è quando tu non pensi più passato o futuro, perché sono costrutti della mente, come ti ho spiegato nell'ultimo podcast che abbiamo fatto sulla potente formula magica che hanno usato i più grandi della storia. Sono figlio della terra e del cielo stellato. Ciò significa che non uso più la mia mente razionale ordinaria che mi manipola nel passato e manipola il mio futuro quando non ne ha ancora abbastanza, ma sto nel qui ed ora. Le vostre pratiche spirituali, vedete come funzionano, che caspita di cose meravigliose che succedono. Qui ed ora, in questa settimana, ci sarà tanta felicità, ma soprattutto perché tu sei felice, cioè la felicità, la gioia vera per aver scelto la gioia, succedono qui ed ora delle cose che ti rendono felice. Ok, cos'altro? Girare in tondo, qua chiudi un karma in questa settimana. Questa è la carta un po' del karma, della ruota. Girare in tondo, risolvi delle questioni in sospeso in modo definitivo, a gradi di intensità più elevati, potremmo dire anche così. Questa è un po' la ruota del karma. Ed è come se questa tua... guarda che forza viene dalle prime carte, no? Felice, qui ed ora, io risolvo, sciolgo karma, formule psichiche, magiche, mantra, rituali, eccetera. Vado incontro come un razzo nel chiudere un karma e soprattutto, lo diremo in modo più consono, pacifico gli spiriti perturbati a gradi di intensità ancora più elevati. Come vi dico sempre, le questioni karmiche non vengono risolte in una volta soltanto, che sono poi gli spiriti perturbati, non si pacificano, le immagini del nostro passato, del nostro futuro, non si pacificano dal giorno alla notte, ma a gradi di intensità sempre più elevati. Questa è la settimana in cui tu fai un salto rispetto a delle questioni perturbate su cui ci stai già lavorando da un po'. Va bene? Sciogli un karma qua, questo è il senso. Bellissimo. Vediamo un po' che cosa mi dicono gli Osho Zen. Vediamo. Qua ci sono anche persone del passato qui ed ora, in questa settimana, cioè che hai conosciuto in passato, situazioni del passato che rientrano per essere sciolte, per passare a un livello successivo, Ok. Persone, situazioni, amici, parenti, situazioni, insomma. Vediamo cosa mi raccontano gli Osho Zen in merito. Felice, felice. Non è possibile. Ti ho appena detto l'intensità di questo tuo modus operandi, boom, va a sciogliere karma, è uscita la carta intensità. Pazzesco, bellissimo. Cos'altro? Nessuna cosa, bellissimo. Questa carta è uscita pure nell'altra stesa, la stessa posizione. Incredibile. È proprio la nostra famiglia, vedete come cioè siamo potenti, capite? Potenti. Riscrivi la storia qua con nessuna cosa. Questo è il Papa degli Osho Zen. Vediamo un po'. Sì, gli amanti. Farai scelte diverse in questa settimana. Allora, la mente. La mente, ti abbiamo fregato la mente. Cioè. Allora, due sono le cose qua. Ti dico quella prima di quella dopo. È chiaro, prima e dopo. Allora, questa è la settimana in cui tu mi fai delle scelte
nessuna cosa, il Papa e lo Shozene sono decisioni ferme. Prendi delle decisioni ferme rispetto a delle scelte, che può essere d'amore o scelte. Gli amanti sono le scelte, no? Siamo vicini a una scelta. Che scelta faccio? Girare intorno in tondo è la carta del passato, del ciclo karmico. Le scelte che farai in questa settimana, le decisioni ferme che prenderai, sono decisioni che hanno alla base una struttura psichica potente, che è la tua, che è questa felicità, questa gioia, e sono scelte giuste. Ok? Poi, la seconda cosa che ti voglio dire, poi lo vediamo con i tarocchi, è che si presenta una persona che tu già conosci qua, per riscrivere una storia insieme a te. Per alcune di voi, magari in gruppetto, o per fare scelte diverse. Vediamo cosa mi raccontano gli altri tarocchi in merito. Dove stanno? Voglio prendere questi. Allora, sulla carta intensità felice felice. Sulla carta intensità felice felice, re di denari, abbiamo una persona qui, 3 di bastoni, che è lontana per lavoro, o una persona che stavi aspettando, una persona che doveva muovere qualche passo, insomma, 9 di denari. Questa è la settimana in cui avrai dei risultati economici forti da parte di un datore di lavoro, situazioni che stavi aspettando, da parte di una persona che ti aiuta per delle cose che stavi aspettando. Abbiamo questa persona che ti sostiene, questo è 9 di denari, sei tu, è una persona che ti sostiene qualcosa che stavi aspettando in ambito lavorativo, una grande intensità c'è, una felicità raggiunta sul piano lavorativo, oppure sul piano pratico. I denari sono il piano pratico della vita. Una persona, non lo so, qua c'è una persona che stavi aspettando, o consapevolmente o inconsapevolmente, che supporta l'economia a te. Anche un prestito che stavi aspettando, Sì, qualcosa che ti rende felice, o sul piano proprio profilo lavorativo. E una persona che supporta l'inizio di un'attività, di un'impresa tua o di un'attività, non lo so. È molto forte questa stesa qui da questa parte. Vediamo su nessuna cosa. 7 di bastoni, la stella, il sole, il mondo. Allora, il 7 di bastoni in questo caso lo leggiamo come la... anche qua c'è lei che medita, no? C'è bellissimo, c'è lei che medita e la stella mi parla di realizzazione di un desiderio che porta molta felicità. Qui ed ora. Decisioni ferme, il Papa mi parla di decisioni ferme, di la realizzazione di qualcosa, proprio qui ed ora, in questa settimana. Il 7 di bastoni è combattere per i propri sogni e vederli realizzati. La stella e il sole. Anche l'inizio della creazione di alcuni progetti e avere la fede, come ci insegna la stella, di vederli realizzati. Quella fede ti guiderà nella realizzazione. Non so di che sogni si tratta, qualsiasi tipo di sogno, vedi qua c'è una lei che sta pregando con il suo sposa invisibile, pregando, meditando, c'è lei che medita, appellandosi al suo sposo mistico, spirito guida, e qua trova la gioia e la fede di perseguire in questa cosa, la realizzazione di un sogno o la fede in un sogno c'è in questa settimana, bellissimo. E il mondo mi parla del compimento di questo, dell'inizio di una nuova fase della tua vita, l'inizio del ciclo e della, anche notizie per WhatsApp, internet, sì, qualcosa che proprio che volevi qua. Alcuni di voi realizzano un'attività imprenditoriale da sole, staccandosi dalla famiglia. Vediamo su questi amanti con girare in tondo. La morte, cambio.
9 di bastoni, 6 di bastoni, vi togliete di dosso una situazione relazionale o tossica o pesante. Il Papa, prendendo la decisione. Allora, qua io vedo che il 6 di bastoni è un'energia autonoma, un'energia ce l'ho fatta, riprendo in mano la mia vita. Questo dice il 6 di bastoni. Mi tolgo dal 5 di bastoni, che la tensione, conflittualità anche con altre persone. Qua tu hai lottato per riprenderti in mano la situazione relazionale o situazione emozionale della tua vita. C'è stata la chiusura con una relazione con qualcuno o un cambio che tu volevi e perseguivi, anche un lavoro su di te che stavi facendo riguardante le emozioni che una relazione ti aveva scatenato. Allora c'hai l'adempimento del potere di questa separazione. Cosa vuol dire? Che tu fai scelte diverse in questi giorni riguardo alle relazioni, ti riprendi in mano il controllo della tua vita da una prospettiva tua di autostima, mi spiego? Farai la scelta di chiudere un karma. Che vuol dire la scelta di chiudere un karma? Non è che lo fai tu consapevolmente scegli di lavorare sulle tue emozioni che una relazione ti ha portato affinché tu possa uscirne vincente, più forte. Ecco, questa è la risoluzione che fai in questa settimana, ok? Wow, ok ragazze mie ragazzi, vediamo adesso, abbiamo parlato a livello generale, vediamo nell'amore nello specifico. Allora, ci mettiamo questi. Amore, in questa settimana, cosa mi raccontano questi altri oracoli? Qua vedo anche delle amicizie in questa settimana che sono conformi alla tua energia. Il sole con la stella, vedo anche delle persone amiche che supportano il tuo percorso qui ed ora. Mi spiego? Cosa ci raccontano gli oracoli sull'amore per te? Fai attenzione alle bandiere rosse. Ah, c'è una riconciliazione qua, è possibile. O qualcuno vuole riconciliarsi con te perché te l'avevo detto prima. Allora, c'è una persona del passato, guardate come si parlano, c'è una persona in relazioni di vite passate, del passato, che vuole riconciliare con te. Però è come se tu facessi una scelta diversa, perché il 6 di bastoni è un'energia autonoma, non mi è uscito un 2 di coppe qua. Una scelta diversa del passato. Qua c'è qualcuno che si vuole riconciliare con te. Oh, questa è l'energia e tu la puoi percepire, Esprimi il tuo amore, sì, qualcuno che ti vuole esprimere il suo amore. Lasciati aiutare dagli amici, li ho appena nominati gli amici, E ci sono gli amici che ti daranno ottimi consigli. Vediamo un po' cosa mi dicono le carte. Voglio metterci... Dove stanno le altre? Queste. Allora, cosa accade in amore per te in questa settimana? Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Vediamo. 10 bastoni, c'è una situazione che giunge al termine, si conclude una situazione, il mondo. Cavaliere di bastoni, c'è una persona che ti scrive su WhatsApp o su internet, insomma, perché una situazione è troppo pesante e vuole sbloccare una situazione. Cavaliere di bastoni, arriva così, all'improvviso. Il mondo ha a che fare con internet, WhatsApp, telefono e quindi c'è questa proposta di questa persona. 8 di bastoni, una proposta di qualcuno. Io credo che sia una persona che conosci già, che conosce relazioni di vite passate, non solo conosci già in questa vita, avete avuto già anche una relazione nelle vite passate insieme, perché le persone che incontriamo in questa vita ovviamente sono persone con le quali abbiamo fatto anche un patto animico, no?
E questa ti ho detto che il karma, la ruota del karma, persone che già abbiamo conosciuto. Sì, però qua tu reagisci in modo diverso, che vuol dire il 6 di bastoni, ti ripeto, energia autonoma, il 9 di bastoni un po' le difese alte. È come se persisti nella tua nuova posizione. Se tale posizione è una relazione basata su una nuova prospettiva con la stessa persona, è bene, perché qua mi chiudi una situazione, cioè chiudi il modo in cui facevi prima, ecco. La gestisci tu, sei di bastoni, un po' gestisci tu non è il modo giusto di dire. Però mi hai capito, no? Vediamo un po'. Andiamo a fondo un po', anzi andiamo con i miei oracoli lui lei per capire questa persona qui. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Quali sono le intenzioni di questa persona, cavaliere di bastoni? Cavaliere di bastoni, le intenzioni di questa persona, cavaliere di bastoni. Qua c'è passione, anche una persona che agisce d'impulso più che altro. Cavaliere di bastoni. Sei la mia primavera, infatti siamo in primavera, vuole un inizio con te questa persona. Un inizio. Cavaliere di bastoni. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Può sembrarti una persona sicura di sé, però non è così. Un'altra. Lotterò per te. È una persona che non si ferma però, non si ferma. E tu reagisci in modo diverso di come avresti reagito nel passato. Questo è il senso. E non si ferma questa persona. Vediamo un po' le intenzioni di questo cavaliere di bastoni nei tuoi confronti. Il diavolo, ti ho detto non si ferma. Grossa passione. Non so se è una relazione. Non mi parlano di persona stabile, non è un re di denari, un re di coppe, è un cavaliere di bastoni col diavolo. Quindi ogni cosa che ci arriva è perché noi dobbiamo averla quella cosa, affinché possiamo realizzare il nostro obiettivo finale, che è quello di liberarci dalle nostre paure. Non esiste giusto o sbagliato, meglio o peggio. Qua ti dicono c'è una scena, un'immagine di questa persona che arriva nella tua vita e tu reagirai in modo diverso rispetto al passato. Quindi non significa che è un no e un sì, in modo diverso, più consapevole, più non mi faccio prendere dalle mie paure, dai miei attaccamenti, mi spiego? Quindi c'è il diavolo, regina dei bastoni, è una persona a cui tu piaci tantissimo, a cui tu piaci tantissimo. Vediamo ancora le intenzioni del cavaliere di bastoni nei tuoi confronti. Paggio di denari, di invitarti a uscire o di insomma chiamarti, le intenzioni. 9 di bastoni e non si arrende per niente. 5 di bastoni, non si arrende, c'è anche gelosia e attenzione nei tuoi confronti. Gli piace molto, abbiamo visto prima la regina di bastoni, c'è gelosia e attenzione nei tuoi confronti. Fammi vedere con queste carte, anzi fammi vedere tu. Che energia hai tu nei confronti di questa persona in questa settimana? Che energia hai tu nei confronti di questa persona in questa settimana? Sai di essere bellissima o bellissimo nei confronti di questa persona, regina di bastoni, è tutto in mano tua. Che energia hai tu? Sei concentrata su di te, al di là che tu sia uomo o donna non importa. La regina di bastoni è colei che sa di piacere molto a questa persona o di suscitare una forte energia erotica in questa persona. Decidi tu, mi dice con la regina dei bastoni, decidi, ti compiace anche questa cosa. 2 di coppe, decidi tu però dal tuo punto di vista e ti ho detto che tu reagisci in modo diverso dal passato. Ok, sei compiaciuta di questa cosa, cioè ti dimostra questa persona, ti dimostra, magari può essere una persona un po' più immatura di te da un punto di vista emozionale, però ti fa piacere questa cosa, te lo dimostra, sì, ok? Mettiamoci un'altra di queste. Amore per te. Prendo io. Amore nostalgico, tu eri un po' nostalgica, qua c'è nostalgia, o tu o questa persona stavate nostalgici, o l'uno dell'altra, o tu eri nostalgica dell'amore, o nostalgico. Eros e Afrodite, ti ho detto,
provochi in questa persona una fortissima energia erotica. Qua c'è forte passione condivisa, anche. Un'altra. Paride, eccolo, eccolo, il cavaliere di bastoni pare, sì, è una persona che va alla conquista. Non ti sto parlando di matrimoni, di figli, mi parla di un amore erotico, una passione che vuole manifestarsi in questa settimana. Sì, è una persona che ti vuole conquistare, Paride, Eros e Afrodite, quindi c'è molta passione, molto Eros, vedo in questa settimana. Beh, ti vedo felice, come ti ho detto prima, quindi ragazzi miei ragazzi, godetevi quello che c'è, godetevi quello che è, momento per momento, qui ed ora, ricordiamo, per essere nella conoscenza dell'attimo presente, vi ho fatto tanti mantra, no? Uno dei mantra per stare nell'azione affinché si produca meno karma possibile, anzi azzerarlo completamente, è il mantra Shrim Paramesvari Svaha, che è il mantra che io pronuncio appena sveglia, ve l'ho messo nella playlist yoga sciamanico. E così una volta che pronunci il mantra stai sicura che tu stai nell'azione, non stai accumulando karma, qualsiasi cosa accada, e non emetti giudizi su ciò che accade, perché il giudizio è ciò che blocca il secondo chakra, che è l'espressione del piacere del tuo bambino interiore o bambina interiore. Va bene? State munite come guerrieri, guerriere. Quindi godetevi tutto ciò che è. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!